Sono Pierino Rossi, migrai in Canada a Toronto il 2 gennaio del 1967, all'età di 25 anni. A Toronto trovai una comunità paesana abbastanza numerosa e molto unita, emigrata negli anni 50. Abitavano quasi tutti nella stessa zona, cioè nella zona italiana della città, finanche nella stessa via, e molti lavoravano insieme, e anche quelli che non erano insieme ai paesani lavoravano sempre in mezzo agli italiani, quindi si parlava sempre la lingua italiana. Lavoravano uomini e donne ed anche i ragazzi all'età scolastica avevano sempre un lavoretto dopo la scuola, presso qualche negozio di generi alimentari che vendevano sempre prodotti italiani. Tutti avevano comprato una casa ed avevano ancora tutto il mutuo da pagare, perciò tutti i loro risparmi e del loro lavoro andavano per pagare il mutuo. Pochissimi avevano comprato una macchina e andavano al lavoro usando i mezzi di trasporto pubblici. A Toronto c'erano famiglie emigrate da tutto il mondo, quindi era una comunità molto varia. In Canada vige il multiculturalismo ed è ogni comunità libera di mantenere le proprie abitudini. I primi emigranti quindi mantenevano le proprie abitudini, specialmente nei primi anni. Un po' di queste abitudini influenzavano anche altre comunità e ne erano influenzati a loro volta, e perciò pian piano si incominciava a perdere qualche corpo. Naturalmente le abitudini dei nostri paesani erano anche le mie e della mia famiglia. Si sentiva il desiderio di stare tutti insieme. Durante i fine settimana si facevano visite tra le famiglie con pranzi e cene che richiamavano moltissimo i pasti paesani, come polenta, sagne e fagioli, patate arracanate e tante altre cose. Le donne sfoggiavano la loro arte a fare i dolci come scarpelle, pizzelle ai ferri, pizzelle all'ammoniaca, biscottra, cocolozzo e chardon a Pasqua. Gli uomini intanto sfoggiavano la loro arte nel gioco delle carte come il 3-7. A casa si parlava il dialetto e quindi i figli imparavano come prima lingua appunto il dialetto, ed avevano anche qualche piccola difficoltà quando incominciavano ad andare a scuola per imparare l'inglese. Ognuno in autunno faceva la conserva di pomodoro e più tardi la salsiccia e magari qualche spalla o vendresca di maiale salate ed asciugate per la conservazione. A Toronto c'erano 2 canali televisivi che trasmettevano programmi in italiano, specie nelle ore serali, che davano l'impressione di stare in Italia, ma nello stesso tempo rendevano non molto importante di imparare l'inglese. Col passare degli anni le condizioni delle varie famiglie cambiavano, le famiglie crescevano e si raggiungeva un po' di benessere economico, quindi tutti vendettero la vecchia casa e si spostarono al di fuori della loro zona. Tutti comprarono la macchina, anche le donne presero la patente di guida. Le abitudini cambiano di pari passo col cambiare della cultura e forse non ce ne accorgiamo, ma è un fenomeno continuo. Da notare che il cambiamento delle abitudini degli emigranti non sempre sono simili ai cambiamenti che avvengono nel nostro paese, vanno in direzioni distinte perché influenzati da altre culture diverse. Quando noi torniamo in paese ci accorgiamo che il dialetto parlato in loco è alquanto differente dal nostro ed anche tante abitudini sono cambiate.
La differenza del cambiamento delle abitudini degli emigranti sta nel fatto che le abitudini non cambiano, o meglio, alcune vengono dimenticate o tralasciate, ma quelle che restano sono intatte, mentre quelle in paese le abitudini cambiano